Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Come vi avevo promesso, andiamo in questo video a vedere tutte le modifiche che ho portato alla mia McLaren Elva Can-Am, come l'ho preparata per poter correre alla prima gara del trofeo Thunder Slot. Già che ci siamo, andiamo a dare un'occhiata anche allo stato di usura di tutti i componenti, gomme comprese, dopo un'intera gara della durata di circa 30 minuti, e perché no anche alla carrozzeria, visto che questa è una vettura che ho assemblato da zero, verniciata da zero, e quindi sarà interessante capire anche a seguito delle varie uscite di strada, dei vari incidenti avuti con gli altri concorrenti, se questa vettura ha subito effettivamente qualche danno. Spostiamoci sul tavolo di Slot Car Tech e andiamo ad aprire questa splendida vettura di casa Thunder Slot. Partiamo subito con un esame visivo ed obiettivo della carrozzeria. Come possiamo vedere, direi che non ha subito nessun danno, non ha avuto nessuna riga. Ho notato che c'è solo un piccolissimo puntino in questo lato della carrozzeria, probabilmente dovuta ad un urto con un'altra vettura di un altro concorrente in gara. Le uscite sono state effettivamente tante, ho capottato diverse volte, soprattutto all'inizio quando stavo cercando di trovare il giusto assetto per poter correre al meglio con questa McLaren Elva Can-Am, e quindi ci sta che la vettura abbia subito qualche danno. Sinceramente, come è stata verniciata, quindi ad aerografo e poi con due mani di trasparente nitro, la vernice ha retto bene ai vari impatti. C'è anche da dire che l'assemblaggio di questa vettura è effettivamente molto solido. Ho unito tutte le parti seguendo punto per punto tutti gli attacchi già previsti dal produttore, da Thunder Slot, unendoli assieme attraverso l'utilizzo del saldatore a stagno con la punta calda. Quindi sono andato a sciogliere i pioli di plastica per unire insieme le due parti che andavano messe adiacenti, e anche la struttura della vettura è rimasta perfettamente solidale. Giriamo adesso la macchina al contrario. Io non l'ho ancora aperta, ho utilizzato delle spazzole non stagnate. Sulla pista MB Slot molti concorrenti hanno utilizzato spazzole stagnate in quanto si aveva la paura che queste spazzole, diciamo le classiche spazzole, io qua utilizzo delle spazzole MB Slot perché le trovo molto sottili e anche molto morbide al tatto, e riesco, diciamo, a modellarle al meglio, non hanno avuto particolari problemi, anzi, come possiamo notare, non presentano segni particolari di usura. Io ho sempre l'abitudine verso il fondo della spazzola di sfilacciarle un po', quindi questo per me è tutto normale. Anche la larghezza delle spazzole non è la classica larghezza che troviamo nella treccia di MB Slot, perché io anche in questo caso utilizzo una pinzetta con il becco piatto per poterle andare ad aprire un po' di più rispetto allo standard, in modo che continuino sempre e comunque a fare contatto, anche se la vettura scoda leggermente rispetto alla traccia della pista. Direi che tutto sommato anche le spazzole si sono comportate nel migliore dei modi. Ad un esame obiettivo dalla parte del telaio, quindi al di sotto della vettura, non presenta una sporcizia evidente o un accumulo di detriti tale per cui si possa andare a pensare che raschiasse un po' troppo sulla pista. Anzi, direi che non ci sono nemmeno i classici segni che ho visto su altre vetture, laddove il telaio andava a raschiare sulla pista, sul circuito, appoggiandosi durante le curve. Prima di smontare la carrozzeria dal telaio voglio farvi vedere quanto ho dato come basculamento sia al posteriore che all'anteriore. Allora, diciamo che sull'anteriore c'è circa 1 millimetro e mezzo di basculamento. Vi avvicino la vettura in modo tale da poterla osservare meglio. Questa è la parte anteriore. Giriamo la vettura al contrario e andiamo a vedere il basculamento anche della parte posteriore. Anche nel retrotreno della vettura ho dato un leggero basculamento, qui un po' di più rispetto all'anteriore. Possiamo dire che siamo intorno circa ai 2 mm scarsi. Voglio farvi ancora vedere la careggiata sia posteriore sia anteriore rispetto alla carrozzeria. Al posteriore ho, diciamo, allargato il più possibile la mia carreggiata in modo tale che le gomme fossero veramente a sfioro con il passaruota posteriore, sia da una parte che dall'altra. Nella parte anteriore ho esattamente fatto la stessa identica cosa, quindi ho chiaramente sostituito i copertoni originali con i copertoni previsti da regolamento, quindi i copertoni lisci con minor grip e sicuramente molto più sottili,
e ho dato all'assale anteriore la larghezza massima in modo tale che potesse andare leggermente a traslare lateralmente, ma che potesse comunque sempre andarsi ad incuneare, quindi nel momento in cui lui va a basculare dall'alto verso il basso non vada ad interferire con quella che è la carrozzeria della mia vettura. Partiamo dalla carrozzeria, andiamo a vedere all'interno la sporcizia che si è accumulata in queste 4 manche di gara da 7 minuti. Ripeto, stiamo parlando di una pista MB Slot, la pista non era trattata e si correva con le gomme in gomma della Thunder Slot. Sono le gomme previste da regolamento, sono gomme racing, quindi decisamente molto morbide, che hanno avuto un discreto grip su questa pista. Notiamo subito che la sporcizia si è accumulata in modo diverso dalla parte sinistra rispetto alla parte destra. Questo perché? Perché da questa parte, cioè nella parte sinistra, è presente la corona. Io sono andato ad oliare la corona con un comunissimo olio motore e questo ha fatto in modo che i pezzettini di gomma che si usuravano dalle mie gomme, ma anche quelli che andavo via via raccogliendo in pista lasciati dagli altri concorrenti, andassero ad appiccicarsi alla carrozzeria per via del fatto che questa era un po' più unta rispetto alla parte di destra. Quindi mi raccomando, quando andate ad oliare la vostra vettura è giusto che lo facciate, ma non esagerate mai con oli e liquidi vari, perché comunque questi poi nella rotazione, nella normale marcia della vettura vengono sparati all'interno della carrozzeria e anche sul telaio e agevolano sicuramente l'accumulo dei detriti che possiamo andare a raccogliere nella pista stessa. Per il resto la carrozzeria è decisamente molto pulita, significa che la vettura non ha subito particolari usure in nessuno dei suoi componenti. Mi sarei aspettato un'usura maggiore delle gomme, ma probabilmente la combinazione gomma Thunder Slot e pista MB Slot ha fatto in modo di limitare sia l'usura della gomma che i detriti che poi via via i concorrenti andavano a lasciare sulla pista. Come vedete non ho fatto particolari lavorazioni alla carrozzeria, non è stato il caso di pesarla perché io durante la verniciatura di questo kit ho dato diverse mani affinché potessi raggiungere il peso minimo consentito, che era di 13 grammi, e non dovessi andare ad installare un peso al di sotto dell'abitacolo. Questa carrozzeria mi è stata pesata durante le verifiche e ha ottenuto un riscontro pari a 13,6 grammi. Va ricordato che il peso minimo della carrozzeria è di 13 grammi. Passiamo adesso al telaio. Per la preparazione di questa McLaren Elva Can-Am io ho utilizzato componenti abbastanza di serie. Di serie infatti c'è il telaio, classico telaio nero, io l'ho trovato decisamente molto morbido, mi è piaciuto, ho visto che segue parecchio l'andamento della pista e non è neanche così poi malaccio sulle piste in legno. Infatti ho pensato poi di mettere anche il banchino di tipo morbido, quindi ho provato con gli altri banchini un po' più rigidi, mi sono trovato bene con questo banchino nero, non ho sentito la necessità di montare un banchino più rigido, per cui per la prima gara ho voluto provare questa soluzione tecnica e devo dire che alla fine la vettura si è comportata davvero molto bene. A livello di sospensioni ho montato le sospensioni solo nella parte posteriore della mia vettura, ho lasciato un po' di basculamento ma veramente minimo con le viti originali sia nelle parti laterali del banchino sia nell'unico punto centrale. L'unico punto in cui sono andato ad installare le sospensioni è, ricordiamo, la parte posteriore, dove ho messo le sospensioni Thunder Slot dure, quelle un po' più scure come molla, tanto per intenderci. Su queste sospensioni ho lasciato veramente un gioco minimale, hanno circa 1 millimetro di escursione, ma non mi serve tanto per far ammortizzare la vettura quanto per andare a smorzare le vibrazioni che potrebbero in qualche modo arrivare dal motore, per cui ho utilizzato questo sistema di avere poca escursione come sospensioni e avere un telaio e un banchino un po' più morbido che potessero comunque andare a copiare le eventuali asperità o giunzioni del tracciato. Un'altra particolarità di questa vettura è il fatto che io non ho montato i cuscinetti a sfera, ho preferito montare le due flange e addirittura le due flange non sono state incollate sul banchino. In questo modo le due flange
flange sono leggermente libere di potersi muovere all'interno delle loro sedi e possono andare a compensare un'eventuale difformità di sincronia tra i due fori del banchino motore. Cosa voglio dire? Se questi due fori non sono perfettamente allineati e quindi io vado ad installare le mie due flange in questi fori, potrebbe essere che l'assale gira leggermente storto e questo quindi va ad affaticare un po' il motore, che non riesce così a sprigionare tutta la sua potenza. In più mi rimarrebbe una macchina leggermente frenata. In questo modo invece le due flange sono abbastanza libere di muoversi, un po' come se fossero degli uniball, passatemi il termine, in modo da potersi autocentrare e rendere comunque il mio assale il più dritto possibile. Il motore è stato sorteggiato, io qua come vedete avevo il numero 11, quindi al motore non ho praticamente fatto nulla. Idem il pignone era già installato sul motore stesso, quindi queste due parti sono parti vincolanti da regolamento. La corona invece l'ho sostituita, ho utilizzato una corona da 30 denti, quella rossa, quella arancione, tanto per intenderci, perché in questo modo ho dato un po' più di velocità alla vettura e nello stesso tempo l'ho resa leggermente più morbida. La corona bianca che aveva originale secondo me era un po' troppo corta per la tipologia di pista sulla quale correvamo, ma rendeva comunque anche la vettura un po' più scorbutica, quindi era molto più pronta in fase di accelerazione, però occorreva effettivamente fare un attimino di attenzione in più per evitare che la vettura uscisse dallo slot. Con questa corona tutto è stato semplificato, la vettura accelerava un po' più dolcemente rispetto all'originale e quindi mi ha permesso una migliore guidabilità. Cerchi originali di serie, assale originale di serie, cavi motore che portano la corrente dal pick-up al motore originali di serie. Di serie c'è anche tutta la parte anteriore. Cerchi sono gli originali montati sulla vettura, l'assale è quello montato sulla vettura. L'unica cosa, come vi ho già detto prima, ho sostituito i copertoni originali perché chiaramente erano copertoni troppo spessi, troppo grossi per poterli portare in gara. Li ho sostituiti con i copertoni Thunder Slot che sono omologati per questo tipo di competizioni. Ho poi regolato l'assetto dell'assale anteriore in modo tale che non fosse libero di basculare in alto e in basso. L'ho fatto andare rasente con lo slot, l'ho alzato quindi fino a quando le ruote si sono posizionate a circa mezzo millimetro di altezza dalla pista. In questo modo, quando la vettura va a percorrere la curva, si appoggia non sulla carrozzeria ma va ad appoggiarsi sulla gomma che riesce a girare e quindi crea un minor attrito complessivo della mia vettura. I grani sono stati messi sia nella parte superiore che nella parte anteriore. Per quanto riguarda l'interno della vettura, quindi nella parte superiore, sono stati posizionati al centro dell'assale, mentre nella parte sottostante, quindi al di sotto del mio telaio, ho utilizzato i due fori più esterni, i due fori più vicini ai copertoni. Anche se la pista è una MB in legno, non ho preferito utilizzare il pick-up specifico per legno o comunque per le piste carrera, ho utilizzato il suo pick-up standard. Anche in questo caso non ho fatto nessun tipo di lavorazione, ho solo ed esclusivamente smussato leggermente la punta del pick-up, ma come possiamo notare veramente molto poco. Ho proprio solo arrotondato quella che poteva essere eventualmente una punta che in qualche caso, in qualche condizione, diciamo se avesse trovato un detrito, se ci fosse finita una vita all'interno dello slot o comunque un po' di sporcizia, avrebbe potuto piantarsi in modo brusco e quindi rompere addirittura il pick-up della mia vettura o comunque arrecare dei danni. In questo modo la vettura semplicemente esce dallo slot o, se sono più fortunato, passa sopra l'ostacolo abbastanza indenne. A livello di basculamento laterale, quindi di traslazione dei miei assali, sull'anteriore c'è circa 1 millimetro e mezzo, come possiamo vedere, mentre nella parte posteriore ho circa 20 centesimi di traslazione laterale. Questo mi serve per dare un minimo di tolleranza complessiva all'assale posteriore, quindi alla trazione della mia vettura. Intanto la corona gira sul pignone nella parte centrale, per cui ha la possibilità di spostarsi un po' più a destra, un po' più a sinistra. Vi do
solo un'indicazione, ovvero quando andate a installare il motore che vi viene fornito in parco chiuso già comprensivo di pignone, andate sempre a verificare che il pignone, una volta dato tutto il comparto di trazione, compresa la gomma posteriore, questa gomma non vada a raschiare contro il pignone. Come vedete lo spazio è veramente molto poco, per cui bisogna fare attenzione che il pignone che vi viene fornito sul motore non vada a toccare la gomma. Questo potrebbe creare una frizione, quindi andarvi a rallentare la vettura. Ho parlato prima del serraggio delle viti. Queste viti laterali e anteriori sono soltanto puntate, infatti come possiamo notare non hanno praticamente nessun gioco. Mi serve solamente lasciare libero il banchino motore rispetto al suo telaio in modo tale da non andare a forzare troppo l'unione di queste due parti. Le gomme anteriori ho preferito non tornirle in quanto le avrei rese un po' più porose e sinceramente preferisco che siano, come vedete in questo caso, un po' più lucide, quindi facciano meno attrito e vadano a scivolare leggermente sulla pista, piuttosto che essere più piccole, è vero, però sicuramente con più grip. Dato che abbiamo la possibilità di andare a gestire l'altezza del sale, ho reputato una cosa abbastanza inutile andare a tornire le gomme, ho preferito alzare leggermente il mio assale anteriore. A livello di sporcizia, a livello di usura generale, la macchina mi sembra veramente molto pulita. Anche le gomme pensavo fossero sinceramente molto più usurate dopo una gara di 30 minuti, invece le trovo ancora quasi con la riga di stampaggio a vista, il che significa che hanno tenuto bene tutta la gara. Anche in questo caso le gomme posteriori vengono fornite in regime di parco chiuso, per cui vengono sorteggiate, vengono estratte a sorte da un sacchettino, e così avviene per tutti i concorrenti in modo da essere tutti sullo stesso livello. Non ci sono additivi, non ci sono liquidi, non ci sono unguenti magici da nessuna parte. Ho semplicemente oliato con un olio motore, un classico olio che si può trovare in tutti i negozi di self, le parti che sono soggette a sfregamento meccanico, quindi l'interno delle due flange, la boccola che si trova nell'albero motore e poi le sedi dell'assale anteriore. Non sono andato a lubrificare la sede del pick-up, ho preferito lasciarla libera perché ho visto che Vanderslot ha già un pick-up che si adatta perfettamente al suo foro all'interno del telaio, gira benissimo, ritorna in modo splendido sempre nella parte centrale, per cui ho preferito non intervenire per non andare eventualmente a sporcare quelle che potevano essere le spazzole. Ho preferito lasciare queste pulite, originali, anzi prima della gara le ho passate con l'avio in modo da sgrassarle del tutto. Anche le viti della carrozzeria sono quelle originali Thunderslot. Ho utilizzato due viti medie per agganciare il telaio alla carrozzeria nella parte anteriore della mia vettura, mentre una vite corta per la parte posteriore. Ultima cosa, alcuni piloti tendono a coprire questi due fori che troviamo sul motore sia nella parte interna della vettura sia in quella esterna. Io non l'ho reputato necessario, così il motore raffredda un po' di più. È vero, c'è la possibilità che vada ad entrare un po' di sporcizia all'interno e quindi che mandi in corto o comunque che vada a far funzionare peggio il motore, però questa è un'evenienza veramente molto rara. Non mi è mai capitato e comunque preferisco che il motore raffreddi e giri un po' di più alla sua temperatura d'esercizio ottimale. A livello di lavorazioni di telaio non ho praticamente fatto nulla. A differenza di tante altre vetture non ho dovuto limare le parti a contatto tra il banchino motore e il telaio e nemmeno il telaio nel perimetro che va ad incastonarsi all'interno della carrozzeria. La vettura infatti secondo me ha già un'ottima preparazione di base, una vettura pronto corse. Mi sono dedicato veramente a pochi interventi ben mirati, quelli che vi ho spiegato, e ho ottenuto un settimo posto alla mia prima gara. Una modifica la farei molto volentieri, ovvero la peserei leggermente nella parte anteriore, diciamo nello spazio che c'è tra il pick-up e l'assale anteriore, perché ho notato che il grip delle gomme sulla pista MB Slot in alcuni punti è veramente notevole, soprattutto con gomme appena pulite la vettura tendeva ad impennarsi e ad uscire dallo slot. Sono convinto che con ancora questa piccola modifica, questa piccola aggiunta di peso, magari 1 grammo, forse 2, bisognerà comunque farci un po' di prove, ma vi tengo aggiornato anche su questo,
la vettura diventa una vera bomba. Bene ragazzi, adesso avete tutto l'occorrente per andare a preparare la vostra McLaren Elva Can-Am per la prossima gara del trofeo Thunder Slot. Come sempre vi chiedo un like se avete trovato interessanti i contenuti di questo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, noi come sempre ci diamo appuntamento qui su Slot Car Tech per il prossimo video.